In Francia, nel dipartimento di Maine-et-Loira, c'era una collinetta che veniva considerata da secoli un tumulo funerario. Nella primavera del 1966 il comune di Douai, dove il tumulo si trovava, aveva deciso di raderlo al suolo per fare spazio alla costruzione di edifici moderni. Arrivarono dei macchinari per i lavori e un macchinario fece un grosso buco sulla collina. Ma ci si accorse subito che aveva distrutto un muro nascosto sotto alla collinetta. I lavori sono stati fatti interrompere quasi subito da un archivista che ha considerato il sito di interesse storico. Ulteriori scavi hanno fatto apparire il livello superiore del muro di un grande edificio. Allora il ministro per gli affari culturali francesi ha affidato la ricerca allo studioso Michel Debouar dell'Università di Caen. In un'operazione considerata fondamentale per l'archeologia del Medioevo si scoprirà che quello che il macchinario stava per distruggere completamente è il più antico castello medievale realizzato in pietra conosciuto. Considerato fino a quel momento un luogo completamente perduto nei meandri della storia, questo edificio ci ha rivelato invece oggi proprio le prime fasi di sviluppo e la nascita degli edifici più famosi del Medioevo, i castelli. Le sue vicende si intrecciano anche con quella di uno dei re più importanti del Medioevo, Carlo Magno, e con le lotte per il potere dopo la sua morte, ma anche con la vita quotidiana e con le tecniche architettoniche dell'Alto Medioevo, un'epoca spesso difficile da conoscere e da riscoprire. Questa è la storia del castello di Douai-la-Fontaine, il primo castello in pietra del Medioevo. Oltre il fiume Loira c'è un luogo fertile e comodo, circondato da una parte dalle foreste, dall'altra dalle pianure e attraversato dalle onde tranquille del fiume che lo animano. Vi prosperano i pesci e abbondano gli animali selvatici. Fu qui che il trionfante Ludovico fece costruire un magnifico palazzo. Il suo nome è Thédouat. Questo ci racconta il poeta franco Ermoldo Nigello a proposito del futuro re Ludovico il Pio e di un suo bellissimo palazzo. Thédouat, Theoadus o Theotuadum significa guado del dio e è un termine che potrebbe riferirsi a un passaggio d'acqua naturale o a un'antica sorgente. Ludovico il Pio invece sarà il successore di Carlo Magno, chiamato al grande compito di gestire l'impero allora più grande d'Europa. Nonostante sia ricordato come un uomo molto religioso, era anche un sovrano debole e insicuro, soprattutto nelle relazioni familiari. Infatti, già mentre era in vita, il suo potere fu messo in discussione dalle ribellioni dei suoi figli e la sua debolezza sarà una delle cause della frammentazione dell'impero di Carlo Magno. Anche un altro scrittore anonimo, detto l'Astronomo, ci riferisce di lui e di questo luogo in cui amava risiedere. Ludovico il Pio si trovava proprio lì quando venne a sapere della morte del padre. Ora, il 28 gennaio dell'anno 814 di nostro Signore Gesù Cristo, morì il pio imperatore Carlo. In quel periodo l'imperatore Ludovico, come spinto da un presentimento, aveva indetto un'assemblea generale per il giorno della purificazione di Santa Maria, Madre di Dio, in un luogo chiamato Douai. Douai è proprio il nome moderno di Thédouat e è il luogo dove è stato ritrovato il castello della nostra storia, precisamente a sud dell'attuale Douai-la-Fontaine, nel quartiere della Chapelle. Il territorio di Douai era occupato fin dal Neolitico e forse aveva una qualche importanza in epoca gallo-romana. Nella zona ci sono cave e grotte naturali, gallerie e sistemi di canalizzazione molto antichi. Una cava con una superficie di circa 120-150 metri quadrati verrà ritrovata anche sotto al nostro castello, a una profondità di 7-12 metri. Veniva utilizzata per estrarre materiale per creare dei sarcofagi e frammenti di sarcofagi sono stati ritrovati all'epoca degli scavi archeologici. Questa cava avrà poi diversi usi nel corso della nostra storia.
Ma come abbiamo sentito dalle fonti, l'importanza di Douai aumentò soprattutto in epoca carolingia. Infatti qui c'era una residenza della famiglia reale che i testi chiamano in latino villa o palatium. Il termine villa indicava in pratica una grande casa di campagna fin dall'epoca romana, mentre il termine palatium, che vuol dire palazzo, indicava di solito una struttura più grande e fortificata. Probabilmente a un certo punto il termine palatium rimpiazza villa a causa della costruzione di nuove parti dell'edificio. Questo fa pensare che un'originale dimora di campagna fosse stata ampliata con qualche struttura difensiva già al tempo di Carlo Magno. Infatti il palazzo di Douai era una delle 4 residenze di Ludovico il Pio e gli erano state concesse proprio da suo padre in quanto Ludovico era re d'Aquitania. Nonostante l'impero di Carlo Magno fosse unito, comprendeva ancora al suo interno una vecchia divisione tra i vari regni dei Franchi. Queste divisioni preesistenti saranno un'altra delle cause dei conflitti per il potere tra chi verrà dopo di lui. La menzione successiva del palazzo di Douai nelle fonti risale all'835 d.C., quando Ludovico diventò re di tutti i Franchi, diede il palazzo a suo figlio Pipino, come il padre aveva fatto in passato con lui. In seguito, chi si fregerà del titolo di re d'Aquitania manterrà questo palazzo a Douai come sua residenza per molto tempo. Purtroppo queste sono solo le origini del castello, perché la struttura che è stata scoperta non è esattamente il palazzo di Ludovico il Pio. Probabilmente questo palazzo venne distrutto dai vichinghi, che fecero numerose incursioni nella regione tra l'850 e il 900 d.C. I vichinghi, o meglio norreni, provenivano appunto dal nord Europa e iniziarono a assaltare parti della Francia, un processo che alla fine porterà al riconoscimento di un territorio tutto per loro, la Normandia. Gli attacchi specifici nella zona di Douai vennero guidati da un capo descritto come feroce e violento, chiamato Hastin, che era figlio del famosissimo re Ragnar Lodbrok. Hastin era considerato il miglior guerriero vichingo della sua epoca e fece anche spedizioni in Spagna e in Inghilterra. Saccheggiò decine di città in numerosi regni d'Europa e in Africa settentrionale, quindi era il peggior nemico che ci si potesse trovare davanti al tempo. Per le sue incursioni in Francia, Hastin approfittò proprio dei dissensi tra i figli di Ludovico il Pio e in particolare del conflitto tra Carlo il Calvo e suo nipote Pipino II per il regno d'Aquitania. Gli abitanti della regione furono terrorizzati dagli attacchi e molti si rifugiarono nelle grotte che abbiamo nominato prima, vivendo per alcuni periodi praticamente come dei trogloditi. Pure queste grotte sono ancora oggi un'attrazione visitabile a Douai, quindi questa città, per quanto sia piccola e quasi sconosciuta al grande pubblico, ha tantissimi punti di interesse storici da offrire. Comunque la storia degli attacchi vichinghi è interessante anche per altri 2 motivi. Il primo è che i conflitti locali per il potere segneranno tutta la storia del nostro castello. Il secondo è che probabilmente proprio la paura delle invasioni portò a costruire un edificio migliore di quello dei Carolingi. Non è un caso che il castello più antico che conosciamo nasca proprio nel cuore degli scontri tra i successori di Carlo Magno. Infatti, quando si frammentò anche l'ultimo grande impero unitario dell'Europa occidentale, il dominio sui territori venne spartito tra vari signori feudali. Ma il possesso di un feudo non era mai così certo. Bisognava difenderlo dai signori rivali, sempre pronti a impossessarsi di nuovi domini anche con la forza. Nel nostro caso specifico anche il terrore di nemici che venivano da lontano come i vichinghi ha sicuramente contribuito. In questo contesto di lotte e contese i signori avevano 2 principali necessità: proteggere se stessi, la propria famiglia e i propri beni e controllare il territorio del loro feudo.
I primissimi castelli feudali nacquero dunque come semplici case signorili fortificate. Nei suoi termini più semplici, la definizione di castello accettata tra gli studiosi è proprio quella di residenza fortificata privata. Una minaccia notevole per le case dell'Alto Medioevo era il fuoco, perché quasi tutte erano costruite in legno, spesso anche le case dei nobili. Quindi la prima soluzione, la prima fase del nostro castello fu la costruzione di una struttura in pietra. Questo può far pensare addirittura che il magnifico palazzo di Ludovico il Pio, come lo chiamano i cronisti, fosse fatto in legno. A differenza di quello che si vede oggi magari nei film e in ricostruzioni fantasiose, non è del tutto assurdo pensare che il palazzo del figlio di un re del IX secolo fosse fatto in legno. E dopo vedremo tante altre cose che vanno contro il nostro immaginario attuale e che ci fanno apparire i castelli in modo molto diverso da come siamo abituati a immaginarli, ma anche alcune che confermano le idee contemporanee sui castelli. Magari quello di Ludovico era anche in pietra ma con tantissime parti in legno, cosa di cui non abbiamo prove ma che è altamente probabile. Comunque il nuovo edificio venne realizzato in pietra, una pietra che venne ottenuta proprio dalla cava sotterranea di cui abbiamo parlato all'inizio. Gli scavi degli anni 60 e 70 hanno riportato alla luce proprio questo edificio. La sua pianta più o meno è rettangolare e misura 23 x 17 metri con muri spessi tra 1,70 m e 1,80 m. Ha una forma abbastanza imprecisa che quindi ci dimostra che è una struttura ancora abbastanza rudimentale. Anche le pietre per costruire le mura sono poco uniformi, a volte sono piccole, a volte grandi, a volte sono disposte a spina di pesce. Questa disposizione si chiama tecnicamente opus spicatum e indica dei laterizi collocati di taglio secondo la disposizione di una lisca di pesce o di una spiga di grano. Queste irregolarità sono tutte caratteristiche tipiche dei primi tempi dell'edilizia medievale. L'edificio poi ha 2 porte. Il portone principale è sulla facciata ovest e è alto circa 3,60 m. Un portone così imponente per l'epoca già dimostra che si tratta di una residenza importante. Un'altra porta più piccola si apre invece sulla facciata sud. Le porte hanno tracce di telai in legno e quindi forse avevano delle ante in legno abbastanza massicce. Ci sono anche dei buchi rettangolari nello spessore del muro, su tutti e 2 i lati delle porte, e questo fa pensare che potessero anche essere usate delle grandi travi per sbarrarle. L'edificio aveva pochissime finestre, e questo è interessante anche perché si collega in qualche modo al mito del Medioevo come epoca buia. Questa spesso è una metafora per parlare della cultura e della società medievale, però viene anche associata a luoghi materiali che erano idealmente bui, come castelli e monasteri. In questo caso il castello di Douai non smentisce il luogo comune, ma lo conferma, e gli stessi archeologi che hanno fatto gli scavi si sono sorpresi, perché sicuramente questo edificio era veramente poco arieggiato e poco illuminato. Quindi il primo castello dell'epoca buia, sì, era buio pure lui. Per garantire l'approvvigionamento dell'acqua venne scavato un pozzo esterno che è ancora visibile. Un'altra cosa che sorprende, a meno che non abbiate già visto un altro mio video dedicato all'evoluzione dei castelli medievali, è il numero delle stanze. Questo edificio è separato solo in 2 stanze da un muro divisorio spesso circa 1,20 m. La stanza più grande si trova a nord e aveva un pavimento in pietra e un camino centrale. Era la parte nobile, dove risiedevano il signore e la sua famiglia e dove il signore poteva ricevere eventuali ospiti. La stanza più piccola invece era sicuramente una cucina. Infatti ha un camino conservato fino a oggi e ci sono stati trovati segni di rifiuti domestici. Poteva essere usata probabilmente da dei servitori.
La cucina, separata dal resto della casa, mostra il processo in corso di separare le stanze dove si cucinava dalle altre, un uso che era in fase di evoluzione nell'Alto Medioevo e poi rimarrà tipico soprattutto delle dimore signorili. Infatti sicuramente questa era la residenza di un personaggio di alto rango, a quest'epoca l'unico che aveva i mezzi per far costruire un edificio simile. E poi sorgeva sul luogo dove c'era stato il palazzo di un re, quindi i dubbi sono pochi. Un'altra cosa che penso possa stupirci oggi è che la casa di un gran signore aveva solo un piano e 2 stanze. E probabilmente sempre il magnifico palazzo di Ludovico il Pio non doveva essere molto più grande. Ma i primi castelli erano proprio tutt'altro che spaziosi. Erano composti da una sola stanza come la maggior parte delle altre case medievali e molti erano fatti in legno. Quindi questa di Douai rispetto alle altre era veramente una residenza di lusso. Infatti una struttura fortificata con 2 o 3 stanze all'inizio dell'epoca dell'incastellamento poteva essere facilmente la residenza di un re. Ancora nell'undicesimo secolo la White Tower, il dongione della Torre di Londra, era considerato il più imponente castello d'Europa e è costituito da soli 4 piani, che sono suddivisi ognuno all'interno in grandi spazi in maniera molto semplice. Pur avendo più spazi a propria disposizione, gli appartamenti privati del re e della sua famiglia erano ancora costituiti da un'unica stanza, mentre le altre stanze erano usate per scopi diversi. Comunque, questa di Douai complessivamente è una casa di 250 metri quadrati, con la stanza più grande che è anche pavimentata di 178 metri quadrati e la stanza più piccola di 72. Quindi lo spazio non mancava, magari per i nostri standard mancava soprattutto la privacy. Ma nel Medioevo le famiglie, anche ricche, facevano tutto insieme nella stessa stanza, quindi la privacy non mancava per i loro standard. Ma insomma, chi è il nobile che poteva permettersi una residenza così di lusso e fortificata per l'epoca? Beh, sul sito sono state ritrovate diverse monete che hanno aiutato la datazione. In particolare per questa fase dell'edificio è stata ritrovata una moneta con il monogramma del re Oddone di Neustria. Oddone di Neustria apparteneva alla dinastia dei Robertingi, una famiglia a cui era stato affidato un feudo dal nipote di Carlo Magno, Carlo il Calvo. Il feudo gli era stato affidato proprio per contrastare le invasioni dei vichinghi e dei bretoni, e poi la famiglia dei Robertingi si farà strada arrivando anche a regnare sulla Francia. Infatti sono gli antenati dei più famosi Capetingi, che saranno la dinastia regnante dopo i Carolingi. Comunque, in sintesi, Oddone fu uno di quei nobili che vennero dopo la dissoluzione del potere centralizzato dei Carolingi. La moneta è stata datata circa al 925-950 d.C., grazie al confronto con altre monete simili. Dei resti di legno trovati nel castello sono stati datati con la tecnica del radiocarbonio e risalgono a un'epoca compresa tra il 650 e l'850 d.C. Quindi verosimilmente questo legno può essere stato tagliato e utilizzato a partire dal Novecento. Tutto fa pensare che questo edificio sia stato costruito nei primi decenni del X secolo, e quindi l'ipotesi più probabile è che sia stato fatto costruire proprio da un fratello di Oddone, il conte Roberto, che fu il signore di questi luoghi e poi sarà re come Roberto I di Francia. Quindi anche questo nuovo edificio era sempre la residenza di un altro futuro re, come potevamo aspettarci dalle sue dimensioni. Di solito viene definita aula carolingia, che è il nome per indicare una struttura a un piano con una sala principale, di cui esistono anche altri esempi. Ma in realtà, fin dalla sua pianta, questo edificio fa vedere anche nelle sue prime fasi caratteristiche più simili a quelli che poi saranno i castelli. Infatti le altre aule carolingie conosciute hanno un lato molto più lungo dell'altro, mentre questo edificio ha una pianta quasi quadrata.
Anche l'altezza dei muri e delle porte fa vedere un tipo di edificio più imponente dei precedenti. Nonostante però la sua eccezionalità per il tempo e nonostante fosse in pietra, neanche questo edificio si salvò da un'epoca decisamente turbolenta. Infatti aveva ancora alcuni punti vulnerabili, per esempio il tetto era ancora sicuramente in legno. Delle tracce rossastre sull'interno dei muri ci dicono che si è sicuramente scatenato un incendio all'interno della struttura che l'ha seriamente danneggiata. L'incendio scoppiò tra il 930 e il 940 e forse venne scatenato sempre da quelle rivalità tra signori feudali. Infatti, dopo Roberto, il territorio dove sorgeva Douai sarà conteso tra due altre famiglie nobiliari, quella dei Blois e quella degli Anjou. Tutte e due queste casate hanno una storia molto interessante fin dalle loro origini, una storia di astuzia, di contese e di scalata al potere. La famiglia dei Blois era diventata importante soprattutto con un uomo chiamato Tebaldo. Diverse cronache medievali concordano sul fatto che Tebaldo abbia comprato un'intera città, la città di Chartres. Quindi sicuramente doveva essere un uomo molto ricco. E l'avrebbe comprata da una nostra vecchia conoscenza, ovvero proprio il capo vichingo Hastin, che aveva conquistato diverse città francesi. Secondo le cronache, Tebaldo avrebbe ingannato il capo vichingo e quindi avrebbe anche pagato la città molto meno del suo valore. Questa mossa abile avrebbe consentito poi a Tebaldo di ottenere il titolo di visconte e quindi di far affermare la sua famiglia come feudatari. La dinastia dei Blois arriverà anche ad avere alcuni re in Navarra e un re d'Inghilterra chiamato Stefano, che era un nipote di Guglielmo il Conquistatore. La dinastia degli Anjou è molto più famosa e il suo capostipite Ingelger probabilmente discendeva dalla famiglia Welfen, da cui deriva il famoso termine italiano Guelfi. Questa famiglia poi si dividerà in diversi rami, arrivando a regnare per secoli sull'Inghilterra, dove sono chiamati Plantageneti, sulla Francia, sulla Polonia, sull'Ungheria e anche sul regno di Napoli e di Sicilia. Come penso tutti sapete, sono strettamente collegati anche proprio alla storia dei castelli medievali. Il famoso Maschio Angioino di Napoli, per esempio, porta ancora il nome di questa dinastia che lo fece costruire. La storia secolare delle contese tra Blois e Anjou sarà importante anche dopo, ma tornando al nostro incendio non è per forza detto che sia stato scatenato all'interno di questa rivalità. Forse più semplicemente nacque da un incidente domestico, visto che essendo stato scatenato dentro le mura, questo avrebbe richiesto che qualcuno entrasse, appiccasse l'incendio e poi se ne andasse via. Comunque sia andata, questa seconda distruzione portò a trasformare l'Aula Carolingia finalmente in un castello vero e proprio. Dopo 2 palazzi distrutti probabilmente nel giro di 50 anni, i nostri nobili franchi dovevano aver imparato molte cose. Attenzione alle porte al piano terra da cui potevano entrare facilmente dei nemici. Gran parte dell'aula carolingia che abbiamo visto comunque era sopravvissuta all'incendio e così si decise di riutilizzarla e di trasformarla completamente. Questo livello venne per la maggior parte interrato, creando una collinetta artificiale per costruirci poi sopra un secondo piano. Da una collina si poteva controllare meglio il territorio circostante e il piano sopraelevato era più difficile da raggiungere per i potenziali aggressori. La collinetta è chiamata motta castrale e è un'innovazione tipica dei castelli medievali, soprattutto nel nord Europa. Ecco perché in questo caso possiamo parlare effettivamente del più antico castello medievale in pietra conosciuto. Infatti spesso il termine castello viene usato un po' a sproposito anche per il mondo antico o per civiltà non europee, ma i castelli medievali avranno delle caratteristiche specifiche di cui la motta è una. L'Arazzo di Bayeux, risalente circa al 1070 d.C., ci fa vedere proprio una delle più antiche raffigurazioni di un castello medievale.
Si può vedere bene la collina artificiale che è suddivisa in diversi strati. Gli strati erano livelli di pietra e argilla che costituivano la collinetta. E nonostante questa raffigurazione sia tra le più antiche, è di più di un secolo successiva al castello di Douai. Nella nuova fase le porte e le finestre della vecchia aula vennero murate e vennero piantati dei pali di legno nel terreno per sostenere un nuovo pavimento che separava il piano terra dal primo piano. Così si creava una nuova struttura a torrione, che tecnicamente si chiama dongione, mastio o maschio, proprio come il maschio angioino che abbiamo nominato prima. Cosa importantissima, la nuova porta venne messa all'altezza del primo piano e quindi era irraggiungibile senza una scala. La scala era di legno e poteva essere rimossa in caso di attacco per impedire l'ingresso ai nemici. Questa è una caratteristica tipica di tantissimi dongioni medievali, che oggi è quasi sconosciuta e non viene riprodotta molto spesso nelle ricostruzioni e nelle rievocazioni. Il sistema difensivo veniva completato da un fossato attorno alla motta, profondo 5 metri e largo circa 15 metri, che è un altro elemento tipico dei castelli medievali. Il nuovo appartamento nobile divenne il piano rialzato, mentre la vecchia aula rimase probabilmente una cantina. Un'altra cosa stranissima per noi è che non c'erano scale interne in pietra per salire da questa cantina. Quindi probabilmente c'era una scala di legno interna o una botola con una scala sul pavimento. Qui abbiamo forse anche la tipica botola del castello medievale, quindi questo primo esempio di castello ha già dettato gli standard per un'immagine che ancora oggi abbiamo in mente. Probabilmente in quest'epoca venne scavato anche un collegamento con la famosa cava sotterranea che abbiamo nominato più volte, trasformandola in una seconda cantina. E in un terzo livello del castello, che quindi aveva anche i sotterranei tipici del nostro immaginario sui castelli medievali, che in realtà non sono così frequenti, ma qui abbiamo pure quelli. Anche in questo caso possiamo domandarci chi abbia costruito questo nuovo livello e di fatto chi sia stato aver fatto costruire il più antico castello medievale in pietra conosciuto, non un onore da poco. Sempre altre monete ci indicano una data che rimanda alla fine del regno di Luigi IV d'Oltremare, tra il 944 e il 954. Però ipotesi diverse indicano personaggi diversi come possibili costruttori del dongione di Douai. Il titolo di costruttore di questo primo castello è proprio conteso tra le famiglie dei Blois e degli Anjou, che quindi oltre a essersi contese feudi e regni nella storia si contendono anche questo primato architettonico. Alcuni pensano che le modifiche siano state fatte da Tebaldo I di Blois, il figlio dell'altro Tebaldo che aveva comprato Chartres dai vichinghi. Quest'altro Tebaldo doveva aver ripreso molto dal padre, infatti era soprannominato il truffatore perché era molto abile negli inganni politici. Altri invece pensano che sia stato Goffredo I della famiglia rivale degli Anjou, detto Grigio Mantello. Il suo bisnonno era il capostipite degli Anjou Ingelger. Tutti e due si contendevano l'influenza sulla zona, quindi potrebbero anche essere stati in possesso dell'aula su cui fu costruito il castello a fasi alterne. Le vicende dei Blois e degli Anjou ci portano anche verso un dettaglio interessantissimo del castello, ovvero dei disegni trovati nelle cantine e verso la conclusione della nostra storia. Gli scavi degli anni 60 e 70 hanno portato alla luce anche dei graffiti che si trovano nella stanza più piccola dell'aula carolingia, sulla parete divisoria. Sono disegni religiosi e si possono riconoscere una crocefissione, una Madonna con il bambino e un santo. Il fatto strano di questi disegni è che si trovano in quella che si pensa fosse la cucina,
e altri disegni nelle cucine medievali sono rarissimi, se non proprio inesistenti. Certo, quando venne costruito il dongione, questi spazi diventarono probabilmente delle cantine, ma anche dei graffiti in cantina non hanno molto senso. Ma forse possiamo sapere addirittura chi li ha realizzati e in quale precisa occasione. Un testo medievale racconta che all'inizio dell'undicesimo secolo il conte d'Angiò, Folco III Nerra, catturò un dignitario vicino ai conti di Blois, chiamato Emery, e lo rinchiuse a Douai con i suoi figli. Questo fa pensare che le cantine del castello siano state utilizzate anche come prigioni. Effettivamente i graffiti sui muri si trovano spesso nelle prigioni fino a oggi e è sensato che i carcerati passino il tempo a disegnare o realizzino immagini religiose per raccomandare la propria vita ai santi. Tante altre cantine di castelli venivano all'occasione usate come prigioni e hanno forgiato un po' l'immagine contemporanea molto esagerata delle prigioni medievali. La spiegazione è molto sensata e ci sono anche altre testimonianze che questo castello avesse delle prigioni, che non possono che essere le sue cantine, visto che il castello non è enorme. Il malvagio carceriere è pure lui un personaggio molto interessante, collegato alle sorti del castello. Folco III d'Angiò era il figlio di Goffredo Grigiomantello, che è uno dei possibili costruttori del dongione che abbiamo incontrato poco fa. Era soprannominato Nerra, ovvero il Nero, proprio perché era malinconico, violento e impulsivo. E giustamente non poteva che essere il tipico cavaliere nero a completare la storia del primo castello del Medioevo. Secondo alcune ricostruzioni sarebbe stato proprio Folco Nerra a distruggere definitivamente il castello di Douai, ma anche in questo caso non è per niente una notizia certa. Infatti abbiamo appena visto che forse per un periodo fu proprio lui il signore di questo castello, e forse proprio suo padre aveva fatto i lavori per renderlo una costruzione più imponente. Altre fonti dicono che fu assediato e distrutto nel XII secolo, comunque sempre da dei membri della casa d'Angiò. Sicuramente comunque fu Folco Nerra a far costruire un altro castello antichissimo, che è considerato il secondo più antico dopo questo e si trova a Langeais. Una narrazione diffusa e abbastanza semplificata dice che Douai era il castello dei Blois, mentre Langeais era quello degli Angiò, ma come abbiamo visto in quest'epoca di costanti lotte le cose potrebbero essere state più complesse di così. Quello che è certo è che il dongione venne distrutto già nel Medioevo, infatti oggi è sopravvissuta solo l'aula. Anche se non si è conservato, però ha lasciato delle tracce sul resto della struttura. Molto probabilmente il dongione era fatto ancora prevalentemente in legno, perciò poi venne distrutto. L'aula invece era rimasta nascosta dalla collinetta artificiale fino al 1966, quando la collinetta è stata rimossa per esporre il più possibile le rovine dell'aula. In ogni caso, Douai è il più antico esempio di trasformazione di un'aula in una struttura difensiva del tipo a motta castrale e dell'elevazione della struttura per creare un dongione. E è il più antico castello medievale che sia ancora in piedi in Europa. Grazie a questo castello abbiamo anche scoperto dei processi sconosciuti come la modifica dell'aula nobiliare nel dongione. Oggi la nascita dei castelli viene spiegata così proprio grazie a queste informazioni, ma fino a non molto tempo fa l'origine dei castelli era avvolta in una fitta nebbia e i castelli apparivano dal nulla nella storia come funghi. E questo di Douai ha anche una rilevanza notevole per i suoi proprietari. Infatti è stato in possesso delle principali dinastie reali francesi, dai Carolingi in poi. Come curiosità finale possiamo nominare anche altri castelli che sono famosi per quanto sono antichi. Uno è Castel Sant'Angelo a Roma. Ovviamente sarebbe molto più antico del castello di Douai, infatti fu costruito nel II secolo d.C. come mausoleo dell'imperatore Adriano.
Ma essendo appunto una tomba monumentale riadattata, nonostante il nome non ha veramente le caratteristiche dei castelli medievali, e penso che tutti se ne accorgano anche solo dalle foto. Il castello di Windsor invece è il castello medievale più antico a essere ancora utilizzato per la sua funzione originaria. Infatti venne fatto costruire nell'undicesimo secolo da Guglielmo il Conquistatore e è ancora oggi, quasi 1000 anni dopo, una residenza dei sovrani inglesi. Se avete apprezzato questo viaggio nel Medioevo, iscrivetevi al canale per non perdervi nuovi video che usciranno e magari consigliatelo a amici interessati come voi a questi argomenti. Grazie per la visione e a presto!